E facciamo finta che anche quest'oggi a far finta insieme a noi un graditissimo ritorno, un grande amico, un grande professore. Abbiamo con noi Valentino Bellucci, come stai? Bene, bene, ciao a tutti. Allora, direi che siamo proprio nel momento giusto, ma visto che il caso non esiste, adesso andiamo ad approfondire perché? Perché nelle ultime nostre puntate ritorna spesso il discorso dell'India, dei Deva, dei Veda, allora qual migliore occasione per presentare anche l'Atlante del pensiero orientale, che il nostro Manuel in regia ci farà anche vedere. Io ho avuto anche l'occasione di cominciare a sfogliarlo e devo dire che è un grande piacere. Io non sono solito fare marchette, quindi quando dico un qualcosa è perché ci credo davvero ed è veramente un lavoro che tutti consiglio almeno una lettura e lo andiamo a vedere qua. E quindi Valentino, partiamo di qua, ci colleghiamo, ma prima di tutto noi lo stiamo vedendo a schermo intero, visto che il caso non esiste, tu dai una definizione del caso che è stupenda e quindi ne voglio parlare insieme a te, da qua partiamo. Sì, in realtà il termine stesso non ha molto significato, perché le persone non approfondiscono mai il senso delle parole. Noi usiamo le parole un po' come usiamo gli abiti, li diamo per scontati, li indossiamo, ma non andiamo a vedere il tessuto, il colore, altrimenti scopriremmo delle cose molto interessanti. E se noi analizziamo il significato di una parola come caso, in realtà vuol dire semplicemente qualcosa che cade e una cosa cade in base a una forza, a una legge, non casualmente. Quindi in realtà tutto accade per una legge, anche il termine stesso caso in realtà porta proprio a questo. E quindi non esiste l'idea che non ci sia un progetto, che non ci sia un disegno nel cosmo, è solo ideologia e questo ci tengo perché anche nel pensiero orientale, come quello greco, si arriva poi a questo, a capire fin dall'inizio che c'è una sorta di progettazione, possiamo dire. No? Poi possiamo parlare di chi ha progettato, cosa, nella cultura, diciamo così, induista ci sono un sacco di divinità, tu hai citato Shiva, Vishnu, ce ne sono anche altre, e ognuno ha uno scopo ben preciso nel cosmo, un compito ben preciso. È molto interessante capirlo. Ne andiamo a parlare. Intanto come siamo arrivati all'Atlante del pensiero orientale e ci colleghiamo anche alla puntata che abbiamo fatto con Malanga che so che hai visto e seguito anche tu. Sì. Caro professor Malanga, poi tra l'altro spesso ci sentiamo anche con la Bomalanga proprio per discutere del mito vedico che lui sta approfondendo. Io poi gli avevo consigliato anche Vishnu Purana, di cui poi avevamo parlato anche nell'altra puntata, quindi stiamo seguendo un filo interconnesso, no? Tra studiosi interdisciplinari e soprattutto fuori dalle accademie perché, come sai, questo l'abbiamo detto, un certo sapere è scomodo, dà fastidio all'accademia, alle università, a quello che è il mondo della verità ufficiale, però a noi interessa invece andare oltre, scardinare. E anche con il professor Malanga si faceva notare questo aspetto, che nel mito vedico ci sono verità che oggi la fisica sta riscoprendo, ma in realtà nel mito vedico, nei Purana c'è già tutto. E questo è molto interessante per capire soprattutto oggi cosa sta succedendo su questo pianeta, ma in realtà in tutto l'universo materiale, cosa succede, cosa è sempre successo e cosa poi succederà, perché poi alla fine, ripeto, siccome non è casuale quello che accade nel passato, nel presente e nel futuro, tutto fa parte di una sorta di film, di una sceneggiatura e noi siamo gli attori, però possiamo anche essere i cosceneggiatori, diciamo, di questa realtà. Su questo lui, per esempio, approfondisce molto quando dice che noi alla fine creiamo la nostra realtà, ma bisogna vedere quali sono i modi in cui noi possiamo farlo e i limiti. Questo è un discorso che poi nello yoga si può approfondire, senz'altro. E noi lo approfondiamo, fra l'altro così vi diamo anche i rimandi per seguire le puntate precedenti, ne abbiamo fatte due con Malanga, la seconda, quella sul mito, è molto dedicato anche all'India, e poi l'altra con Valentino Bellucci in cui sottolineo e riconfermo che è il professore che tutti avremmo voluto avere ai tempi della scuola, dove abbiamo analizzato i mistici, le porte dell'infinito e un po' di figure molto pragmatiche, un po' come hanno influenzato l'Occidente. Ma oggi invece con l'Atlante del pensiero orientale rimaniamo
torniamo un po' in India per fare anche un po' di chiarezza, perché poi sono termini che anche nelle nostre scorse puntate, anche con Giorgio Cerquetti, che salutiamo, che è anche un po' un mio guru, che mi fa piacere invitare di tanto in tanto, molti dei nostri ascoltatori stanno anche sentendo, chi già li conosceva, chi per la prima volta, dei termini, dei nomi, e quindi andiamo a spiegarli bene, anche un po' ricordandovi che nell'Atlante del pensiero orientale trovate tutto ed è spiegato molto bene. Valentino, partiamo di qua e quindi abbiamo detto Brahma, Vishnu e Shiva, chi sono? No. Allora, nella visione filosofica, oltre che mitologica, dei Veda, questa si chiama la Trimurti, no? Trimurti. È molto importante perché se tu vai in India ci sono sempre una marea di templi dedicati a tutte le divinità. Ci sono templi dedicati anche a Ganesh, al dio del fuoco, però Brahma, Vishnu e Shiva sono, diciamo, i tre cardini. Adesso spiegheremo perché. E sostanzialmente l'universo ha sempre tre modalità. Quindi non è solo mitologia, nel senso del mito come forma della verità. Questo è molto importante, perché se uno magari non accetta l'esistenza personificata, che poi in realtà è anche questa ammessa, anzi fondamentale, di queste tre divinità, come tre personalità che sono reali in questo universo, poi possiamo parlare anche di altri universi, però comunque sono tre forze fondamentali. Brahma rappresenta la forza creativa e si collega alla passione, a quella dimensione che in sanscrito si chiama Rajoguna, il Rajas vuol dire passione, cioè agire, creatività, tutto ciò che noi facciamo per avere dei risultati. Quindi Brahma è anche considerato l'architetto del cosmo, si può collegare con l'architetto di Matrix, famoso film ormai classico, dove anche lì gli sceneggiatori hanno preso proprio quest'idea dell'architetto Brahma e l'hanno messo come architetto di Matrix. Quindi il fatto che questo universo ha una struttura, come diceva anche Voltaire, vuol dire che qualcuno l'ha progettato, un ingegnere o un architetto. Questo architetto cosmico di questo universo è, secondo questa Trimurti, il Deva, il dio Brahma, che ripeto non è l'assoluto, non è il dio con la D maiuscola che trascende la materia. Brahma è una divinità che ognuno di noi potrebbe diventare. Questo è molto interessante. Se uno fa una grande evoluzione, e questo c'è anche in molte correnti gnostiche, nel neoplatonismo, in tante scuole iniziatiche, un'anima può, se diventa molto consapevole, diventare in un prossimo ciclo l'architetto di un altro universo. Quindi non è detto che sia per forza l'assoluto in persona. E questo per quanto riguarda Brahma. E poi parliamo di Shiva. Shiva è un'altra figura straordinaria, sempre di questa Trimurti, che rappresenta invece un'altra modalità, ripeto, sono tre le modalità fondamentali della materia, abbiamo detto la creatività di Brahma. Con Shiva noi abbiamo invece il Tamas. Il Tamas è molto complesso, rappresenta quella forza che deve alla fine distruggere quello che è stato creato. No? Alla fine c'è la danza di Shiva, alla fine del ciclo, che distrugge tutti gli universi praticamente. E quindi questo è necessario per permettere il ciclo successivo. Quindi il Tamas non è peggiore o migliore, è necessario come è necessario anche l'altro. Se non c'è creazione, non ci può essere distruzione, se non c'è distruzione non ci può essere una successiva creazione. In mezzo cosa c'è? Quindi tra Shiva e Brahma. In mezzo c'è Vishnu. Infatti Vishnu viene messo anche nella Trimurti tra i due. Perché Vishnu? Perché Vishnu è quello che mantiene, perché tra la creazione e la distruzione c'è il mantenimento, cioè quella forza, il sattva guna, che mantiene, permette alle cose di durare nel tempo. È chiaro che poi queste tre dinamiche, questi vengono chiamati guna in sanscrito, io poi nell'Atlante ho dedicato proprio una pagina ai guna per spiegarli in modo diciamo più dettagliato, sia dal punto di vista psicologico ma anche fisico e metafisico. La cosa interessante è che queste tre dimensioni poi si rispecchiano nella nostra vita, si rispecchiano nella storia, si rispecchiano nella politica e quindi giustamente, come diceva anche il professor Malanga, no? Anche nei poteri occulti che hanno da millenni stanno giocando, sappiamo bene, no? Che dietro ai politici che sono solo dei galoppini, come diceva qualcuno, ci sono dei poteri molto più forti e dietro ci sono sempre delle modalità che si rifanno a queste strutture. Quindi lui diceva
diceva c'è una parte che segue Vishnu, quindi sarebbero i Deva che vogliono, diciamo così, il bene, la virtù, e poi c'è quelli che seguono più Shiva, quindi la parte più asurica, più distruttiva, però sono sempre poteri materiali, e giustamente anche Malanga diceva noi dobbiamo, e i Purana lo dicono anche questo, trascendere, noi dobbiamo andare oltre la Trimurti, cioè perché l'anima in realtà va oltre. L'anima è qualcosa che non ha a che fare realmente con la materia. Quindi il nostro vero destino è di andare oltre queste tre modalità, e poi se vuoi ne parliamo cosa c'è oltre, perché oltre queste tre divinità poi c'è una dimensione ancora ulteriore, che è quella della coscienza del mondo spirituale, dove Brahma, Vishnu e Shiva non hanno più scopo, cioè loro ci sono solo per gestire gli universi materiali. Nel mondo spirituale non c'è più questa modalità, ci sono altre modalità. Non so se sono Mi stato voglio abbastanza collegare proprio qui, anche per far capire chiaro. che secondo alcune teorie poi è molto pratica, perché abbiamo Sì, parlato dei Deva, i portatori di luce, sì, contrapposti agli Asura, con quindi i senza esattamente. pace, piuttosto che ne andiamo a parlare. Ma queste figure possono Sì, essere viste sia dal punto di vista un po' filosofico, ma anche come figure vere e proprie, un po' come gli Elohim per Biglino, perché se penso a Shiva, penso al Monte Kailash, a persone che l'hanno visto, Brahma a Brahmaloka, un suo luogo in cui si può anche per assurdo andare e scambiarci quattro chiacchiere, ecco, però sono persone che, cioè, sono esseri che secondo alcune teorie in realtà esistono, fanno parte della nostra materia, semplicemente vengono da altri pianeti. assolutamente. Ma sì, perché poi nella cultura vedica viene proprio detto che esiste il pianeta di Shiva, esiste il pianeta di Vishnu, esiste anche il pianeta di Brahma. Brahmaloka, c'è proprio un pianeta dove c'è Brahma, ed è un pianeta che si trova nell'universo materiale, però non ci può arrivare con la nave spaziale, tipo Star Trek, anche se c'è una puntata di Star Trek pazzesca dove Kirk praticamente andavano, e lì secondo me lì gli sceneggiatori hanno letto qualcosa dei Purana, come fece Lucas con Guerre Stellari, perché è impossibile. Cioè c'è una puntata, non so se l'hai mai vista, vi invito ad andare a vedere Star Trek, dove l'equipaggio andava a sbattere verso un pianeta dove c'erano gli dei e incontravano Apollo, c'era, non so se c'era Zeus, però la cultura vedica ci dice che effettivamente l'architetto di questo universo noi lo potremmo incontrare, però ripeto non è possibile con dei mezzi meccanici, ma con lo yoga se tu mediti in un certo modo, almeno questo è quello che dice la tradizione, lasciando questo corpo tu puoi andare con l'anima nel pianeta di Brahma, oppure puoi andare da Shiva, oppure puoi andare da Vishnu. Questo è molto importante se vogliamo capire, no? Come anche muoversi all'interno dell'universo materiale, perché in fondo i testi vedici danno istruzioni complete su qualsiasi cosa, non c'è qualcosa che questa letteratura non ti dice. Qualsiasi domanda i Veda ti dicono in teoria, ma anche in pratica, ti dicono tu vuoi andare da Shiva, devi fare così. Se lo fai, magari con Shiva veramente ci fai quattro chiacchiere. E fra l'altro la cosa che mi appassiona, poi adesso andiamo dai piani sotto, così andiamo ad ascoltare e Sì. incontrare altre figure che ricorrono. Per esempio, insieme ai Deva, nella mia ricerca sul mondo dei rettiliani o dei rettili, mi parlarono dei Nagadeva, e quindi dei Deva sotto Oh, forma di rettile. esatto. Sì, nei Purana si parla proprio dei Naga, che poi è quello che alcuni chiamano rettiliani, esseri che sono con la forma metà umana, metà rettile. Ma il fatto è che ci sono nell'universo materiale una marea di forme, di esseri, e molto più di quelle che noi immaginiamo, ma anche forme umane. Addirittura i Veda parlano di migliaia, decine di migliaia di tipologie umane, e si fa riferimento a forme che non sono solo su questo pianeta, cioè ci sono forme umanoidi, come si vede proprio in Star Trek, su altri pianeti che sono un po' diverse dalle nostre. Quindi in realtà tutto questo si trova nei Purana, tutto quello che qualcuno riesce a vedere, magari leggendo Ike, magari avendo solo qualche informazione, ma se uno vuole avere l'informazione completa, come dicevo l'altra volta, se si va a studiare, e per fortuna i Purana in italiano ci sono finalmente, queste risposte le trovi e capisci anche chi sono questi Naga, cosa vogliono. Ovviamente nel mondo materiale tutti vogliono il potere,
perché comunque anche i Deva si scontrano con gli Asura, a volte si scontrano anche tra loro, gli Asura si scontrano con tutti, i Deva a volte tra loro, a volte fanno delle alleanze Deva contro Asura, a volte vincono gli Asura, a volte vincono i Deva, però è un po' come il gioco dei bambini, capito? È una grande sceneggiata, in quello che veramente, per esempio Krishna, che trascende tutti i guna della Bhagavad Gita, cioè una figura come quella di Krishna a me piace perché in realtà lui va oltre anche tutti questi dualismi, e lo dice proprio nella Gita, cioè io sono oltre tutti questi guna, e quindi se vuoi essere libero devi andare oltre queste figure, sia quelle positive, quelli luminosi, ma anche verso quelli, diciamo, più oscuri sostanzialmente. Potrebbe essere corretto, Valentino, quindi come per dire, ma Sì, cioè, quando si parla di queste razze, di questi esseri, sì. è troppo semplicistico dire uno è buono e l'altro è cattivo. Come tutte le civiltà, come dire gli italiani sono buoni, i francesi cattivi, dipende, cioè ci sono le fazioni, Non gente che esiste, cambia idea a non metà, c'è di esiste. tutto. No, perché è semplicistico, anche perché non è mai così, perché proprio la psicologia dello yoga ci dice che i guna sono sempre mescolati. Quindi anche il più virtuoso c'ha sempre il tamas, anche il più tamasico c'ha sempre un po' di sattva. Cosa vuol dire? Che l'asura può anche diventare un deva, anzi addirittura alcune mistici, alcune anime proprio pure del mondo spirituale, a volte, questo lo dicono proprio i Purana, per giocare vengono nel mondo materiale e fanno finta di essere dei demoni per giocare con Krishna. Quindi una visione che va oltre qualsiasi visione religiosa di buoni e cattivi. E ci sono a volte dei deva che comunque sono quelli che cercano di far star bene, di creare armonia, però a volte ci sono dei deva che fanno dei danni pazzeschi. Quindi ecco quello che dicevi tu, bisogna vedere sempre, come diceva anche il daoismo di Lotze, sempre la circostanza. In base alla circostanza noi dobbiamo capire quello che ci conviene, perché è sempre relativo, cioè qui siamo nel mondo relativo, il mondo materiale, e quindi non possiamo assolutizzare né i Deva né gli Asura. Quindi mai essere assoluti, sempre lasciare la mente, quindi No. sempre facendo finta, lasciamo la mente aperta all'eventualità che un giorno si possa scoprire qualcosa di più. Ma andando avanti, un film che ha regalato molto dal punto di vista filosofico, ma anche confuso un po' le idee, è Avatar. Ma gli Avatar, quindi così arriviamo anche a Krishna, arrivano di lì, dall'India. Spieghiamo un po' chi sono gli Avatar. Beh, il famoso film, che è stato uno dei, fra l'altro non a caso, uno dei film che ha incassato di più nella storia del cinema. Mi pare che fosse il primo, poi dopo Avengers, anche lì non a caso lo ha scalzato, e anche lì ci sono molti rimandi ai Deva e agli Asura, lo scontro tra, no, gli eroi, supereroi che rappresenterebbero i Deva e poi quelli cattivi, gli Asura. Ma anche in Avatar è tutto preso dalla cultura vedica. Già la parola stessa Avatara è sanscrito, vuol dire il divino, l'assoluto che discende nel mondo materiale. L'altra volta abbiamo detto che il mondo materiale è ciclico, ci sono delle ere, adesso siamo nel Kali Yuga, in ogni yuga c'è un avatara specifico, o a volte anche più di uno. E quindi c'è Buddha Avatara, poi ci sono gli Avatara di Vishnu. Krishna è complesso perché alcuni dicono che è un Avatara di Vishnu, cioè una manifestazione di Vishnu, però per me è molto più interessante quella mistica più ancora esoterica che dice che in realtà è Vishnu una manifestazione di Krishna. Però qui entriamo in ambiti molto elevati da un punto di vista spirituale, difficile anche parlarne. Il concetto fondamentale è che l'assoluto si manifesta e quando lo fa nel tempo, cioè dall'eternità del tempo, dall'assoluto della materia, lo fa come avatara. E una cosa importante è che ogni avatara ha anche la dea, la controparte femminile. Quindi no, c'è sempre il divino maschile, ma sempre l'avatara anche femminile che lo accompagna. È sempre in coppia, questo è molto importante per capire questo aspetto. Di cui arriviamo anche alla Shakti, così cominciamo anche a dare un po' di Esatto. riferimento, un po' anche Esatto, da esatto, glossario. esatto. Esatto, la Shakti è il divino femminile, che può anche riassumere infinite forme. Ci sono infiniti avatara. I Purana dicono che gli avatara sono più numerosi delle onde dell'oceano, e la stessa cosa vale per le Shakti. Però alla fine l'assoluto è uno, anche se poi ha una faccia maschile e una femminile e infinite forme avatariche, diciamo, per così dire. E anche lì il colorito di quegli esseri di un altro pianeta che il regista ha messo nel film Avatar è il colorito che hanno Vishnu e Shiva, no? Questo colorito bluastro. Anche
anche lì il regista americano ha citato, perché sono furbi questi registi, sanno che queste forme, come diceva animiche anche Malanga, risuonano in noi, perché l'anima conosce queste verità del mito, sa che nel mito c'è la verità, e quindi questi registi sono molto furbi, prendono alcune cose, ci fanno dei film e le persone inconsciamente sono attratte, non sanno nemmeno loro perché. Alle volte sembra un po' solo l'opposto, perché se noi immaginiamo come se gli esseri legati al pianeta fossero i terrestri, qualcuno che scende dall'alto, in realtà si divide in scienziati e guerrieri, in realtà si dà una chiave di lettura, semplicemente come uno specchio, ribaltata di quella che James Cameron ha voluto raccontare. È interessante anche che lui disse che ha fatto Titanic per raggiungere i fondi per poi fare Avatar, ma fin dall'inizio avrebbe voluto fare Avatar, questo è interessante come teoria. Ma torniamo a noi perché così continuiamo a conoscere un po' di figure fondamentali che vengono citate. Una l'hai detta anche tu prima, Ganesha, e quindi parliamo anche di Ganesha e sugli esseri anche un po' animaleschi ci colleghiamo anche ad Hanuman, collegato a Rama, di cui ho trattato sulla Muay Thai. La Muay Thai è molto dedicata al dio Rama e quindi ritorniamo qua, andiamo a conoscere anche loro. Beh, Ganesh è una figura straordinaria, io sono molto affezionato alla figura di Ganesh, e anche qui ci sono storie bellissime, cioè tutte queste figure hanno molte storie che ovviamente troviamo nei Purana sempre, e Ganesh è il figlio di Shiva, è un figlio di Shiva, e c'è un motivo per il quale ha il corpo umano e la testa di elefante. Ci sono molti motivi, non c'è un solo motivo, perché? Proprio perché la grande cultura sapienziale, spirituale, ma anche psicologica di questa tradizione di civiltà, non solo indiane, ma in realtà questa è una civiltà, ripeto, planetaria, come dicevamo l'altra volta, anche perché altre figure le troviamo anche in Egitto, certi culti di Shiva, anche in Grecia o in Sud America, troviamo dei riferimenti anche a Rama stesso. Poi tu hai citato Rama, che è un avatar, anche Rama è considerato un avatar, e c'è il poema, il famoso Ramayana, che narra le gesta di Rama, dove c'è anche lì Hanuman, questa scimmia parlante, però sono sempre storie e simboli anche riferiti a Ganesh, il fatto che lui ha certe forme, che ha, diciamo, utilizza anche degli strumenti, sono tutti riferimenti a quello che noi abbiamo anche dentro, perché sono esterni. Cioè, molti dicono no, ma in realtà è tutto dentro, altri dicono no, questi sono esseri tutti materiali e basta. No, sono vere tutte e due le cose. Cioè, sono realtà, strutture anche reali del mondo complesso e vastissimo dell'universo, però corrispondono a parti interne nostre. Ecco perché i miti sono psicologia, e questo ormai è assodato, no? Tanti grandi autori ormai questa cosa l'hanno capita, e quindi in realtà quando tu leggi i miti, ma questo vale anche per Omero, anche per i miti greci, cioè quelli sono trattati di psicologia, ma di psicologia molto, molto, molto elevata, molto più grande della psicologia di Freud e di Jung. E Jung infatti l'aveva capito, infatti sarà andato a studiare tutti questi archetipi, no? Questo è molto importante. E quindi Ganesh può dare tantissimo. Poi certo, dipende da te, se tu vuoi pregare Ganesh per avere dei tornaconti materiali, lo puoi fare. Devi fare dei rituali e qualcosa ti arriva, perché come dice Malanga, quello che tu focalizzi, e lo dice anche la fisica, alla fine tu ci metti l'energia e quindi alla fine qualcosa ti arriva col tuo focalizzarti su una divinità. Però puoi anche invece meditarci sopra e capire qualcosa della tua anima, capito? Dipende da come noi ci relazioniamo con queste forme, con queste divinità. Una figura altamente interessante, così ci avviciniamo anche un po' al mondo dei simboli. Per quanto riguarda Krishna, mi ha colpito un sacco parlare del flauto, ma anche la figura del pavone, quindi la piuma di pavone di Krishna. Sì, perché il pavone è un essere molto, molto bello, molto affascinante, no? Questa coda, poi quando fa la ruota, cioè è qualcosa di estremamente affascinante. Anche lì, come si fa a dire che un animale come quello è nato casualmente, che non è stato progettato? Cioè, semplicemente è come dire che la Cappella Sistina si è dipinta da sola. La bellezza già solo di una sola piuma di un pavone
cioè, ha dei colori pazzeschi, una geometria pazzesca, disegnata da un'intelligenza divina. E perché? Perché nel mondo spirituale, dove Krishna ha il suo regno, ci sono pavoni spirituali, sono tutte forme. Un grande maestro diceva: tutto quello che noi vediamo nell'universo materiale, lo diceva anche Platone, c'è nel mondo spirituale, con la differenza che lì tutte quelle forme non invecchiano, non muoiono. Il corpo spirituale del pavone che gioca con Krishna nel suo regno è un pavone eterno, i pavoni invece materiali si disgregano, però sono copie, cioè se tutte le forme che sono qui sono copie delle forme, come diceva anche Platone, degli archetipi del mondo spirituale. E la piuma del pavone cosa rappresenta? Ce l'ha sempre Krishna, no? Sul suo capo. Rappresenta, tra i vari significati, ma ne ha tantissimi, anche il fascino, il fatto appunto che Krishna ha una cosa che gli altri deva non hanno, cioè un fascino infinito. Infatti Krishna vuol dire infinitamente affascinante. E quindi l'unico che ha un fascino infinito, secondo la mistica più esoterica del Vedanta, è appunto questa figura, perché lo stesso Shiva, Brahma, lo stesso Vishnu sono affascinati da Krishna. E uno potrebbe dire: ma allora chi è che affascina Krishna? E lì si entra in un territorio meraviglioso, perché c'è la parte femminile, Radharani, che è l'unica che può affascinare Krishna. E chi è che affascina Radharani? Krishna. E quindi è una sorta di spirale, esatto, che non finisce mai, si espande all'infinito. E noi, in quanto anime, in quanto coscienza, come diceva anche Malanga, possiamo decidere, ma alla fine avverrà, lui dice con l'entropia, io dico con la Bhakti, prima o poi alla fine l'anima tornerà in questo flusso di amore tra Radha e Krishna, nell'assoluto infinito ed eterno. Perché quello è il nostro destino finale, no? Il serpente che si automangia, si autoalimenta Eh, l'uroboro, un po' così. Esattamente. Torniamo a noi perché Krishna ha un flauto e sul flauto arrivano le frequenze e Sì, cominciamo a entrare un po' nel discorso del macrocosmo dei sì, mantra che andremo ad approfondire. È interessante perché tra Manuel, il nostro regista, io ho sempre affermato di essere stato attratto da una serie di mantra. Prima di arrivare al discorso dei mantra, che un po' ognuno ha il suo, ci sono quelli dedicati a Krishna, quelli sì, dedicati a Shiva, quelli sì. dedicati alla forza femminile, ne andremo un po' a parlare, ma entriamo prima, facciamo un passo indietro, quindi i mantra, il flauto, le Sì. frequenze e un po' il significato. Allora, perché Krishna suona il flauto? A parte che, essendo l'assoluto, può suonare qualsiasi strumento, però lui ha sempre questo flauto. A parte che ne ha di diversi tipi, secondo i testi della letteratura esoterica, e quindi ha un flauto più lungo, uno più corto, di varie anche strutture, forme, però comunque il suono è quello del flauto, lui è un flautista. E la cosa interessante, che è stata anche scoperta, io l'ho citata nel saggio La saggezza di Shiva, dove facevo questo parallelo, ti ricordi, no? Tra la fisica e i Purana, quello che si è scoperto è che diciamo così, una sorta di frequenza che c'è di fondo nel nostro universo ha una sorta di struttura che è simile al suono del flauto. Questa è una scoperta di qualche anno fa, che è molto interessante. Ma anche al di là di questo, secondo la mistica appunto Vedanta, ma anche Vaishnava Vedanta, l'Om, che è il suono assoluto, fondamentale, l'Om è prodotto proprio da Krishna che suona il flauto, cioè Krishna nel suo regno trascendente suona il flauto e l'Om è il suono che lui fa col suo flauto. Poi dall'Om nascono infiniti universi e nascono tutti i mantra, fra l'altro, perché tutti i mantra poi non sono altro che modulazioni dell'unico suono. Quindi è vero che i mantra sono tanti, però in realtà sono come raggi di un unico sole, e il sole è l'Om sostanzialmente. Poi se vuoi possiamo approfondire, ce l'hai anche lì dietro, vedo l'immagine dell'Om. Sì, io lo uso molto anche come emoticon spesso, è proprio anche vedere un po' a chi risuona. C'è anche chi poi mi scrive, ma senti, ma tu nella tua firma c'è quel simbolo, a me attrae, e di lì poi ripartono varie spiegazioni, un po' un amo che io vado, poi magari qualcuno non risuona, ma questo non vuol dire. Però il simbolo dell'OM effettivamente, se vogliamo, tu sicuramente saprai spiegarlo meglio di me, quindi una spiegazione sull'OM direi che te ne siamo grati. Nell'Atlante, se vuoi, leggo due righe, no? Visto che ce l'ho qui, il testo, così magari le persone poi sono anche invitate ad andarselo a vedere. Fra l'altro è appena stato stampato, quindi è veramente accessibile. Leggo proprio quello che ho scritto nell'Atlante sull'OM.
Allora, l'Om rappresenta l'assoluto stesso in forma sonora, AUM. Queste tre lettere formano il famoso suono, origine di ogni mantra e dei mondi materiali. La sua stessa rappresentazione simbolica ha molti significati nascosti e contiene verità iniziatiche e teologiche. Secondo varie tradizioni, l'Om nasce dal respiro stesso di Vishnu o come emanazione del suo cuore. Altri esoterismi considerano tale suono come emesso dal flauto di Krishna, proveniente dalla dimensione trascendente, oltre lo spazio e il tempo. Meditare su questo suono in altre epoche permetteva agli asceti di raggiungere l'illuminazione. È chiaro che oggi nel Kali Yuga è difficile meditare bene sull'Om, va fatto, se lo fate state bene, però ecco non è OM, è AUM, quindi in realtà il suono vero è AUM, quindi è la A e la U che si fondono e sembra una O, ma in realtà sono tre lettere, anche questo ha un significato esoterico. La A rappresenta il divino femminile, la U il divino maschile e la M siamo noi, sono le infinite coscienze, le scintille, le anime che poi sono emanate sempre da Krishna e da Radharani. Quindi no? Noi siamo i figli di una madre e padre che sono l'assoluto stesso in questo gioco che dicevo prima. Ma tutto è nell'Om c'è tutto, ci sono appunto queste tre dimensioni energetiche, coscienziali. Tra l'altro io invito anche ad ascoltarli i mantra perché ci sono degli Hare Sì. Krishna bellissimi, anche un po' la differenza di carattere e di personalità si vede perché io sono molto legato ai mantra di Shiva, fra l'altro uno dice una forma di meditazione, ma io come forma di meditazione io vado a correre, magari praticavo arti marziali o magari mi metto anche a fare pesi sotto un certo, diciamo così, sotto determinati tipi di pesi un bel mantra ti dà anche una forza che non è da sottovalutare, è da provare, quindi il potere, il cosiddetto power mantra a livello quindi di tutte le frequenze come vanno a muoversi. Manuel, il nostro regia, è molto, molto attirato all'Hare Krishna, lui per rilassarsi nei tragitti dal lavoro a Anch'io. casa ascolta l'Hare Krishna. E quindi andiamo Esatto, a... allora l'ascolto, sì, l'ascolto del mantra è molto potente, se lo canti ancora di più, perché cantandolo ovviamente tu fai risuonare tutte le cellule del tuo corpo in maniera ancora più profonda, però anche l'ascolto è potentissimo, perché ovviamente prima di cantarlo lo devi ascoltare. E io consiglio proprio, come dicevi tu, di provarli i mantra, sia quelli di Shiva, il Mantra Hare Krishna, che è un mantra che meriterebbe una trasmissione solo su quello, per quanto è complesso il Mantra, perché ha una struttura molto particolare. Poi c'è Om Namah Shivaya, che è uno dei mantra più belli dedicati a Shiva, ma ogni Deva ha un mantra a lui dedicato, ma sono tutti aspetti dell'Om, questo è molto importante. Per esempio, non so se lo conosci, mia figlia che ha 5 anni, a lei piace tantissimo, non so se lo pronuncio bene, Mai Masura Mardini, che è un racconto, ed è veramente, lei lo ascolterebbe per ore, ed è una roba che ogni tanto lei mi chiede, e quindi sì, chissà cosa Ma risuona. sai perché? Perché le storie che ci collegano all'assoluto sono diverse dalle storie che noi vediamo nelle serie TV di Netflix, perché quelle sono storie fatte dalla mente materiale. Dopo un po', anche se sono satiriche, virtuose o interessanti, dopo un po' ti stufi. Invece le storie puraniche, siccome si collegano all'assoluto, alla trascendenza, più le ascolti e più le vuoi ascoltare. Potresti andare avanti all'infinito leggendo le storie della vita di Krishna o anche no, cose esoteriche di Shiva, proprio per questo motivo, perché è inesauribile quello che è collegato all'infinito. Se invece noi restiamo solo su un livello materiale, di energia solo materiale, dopo un po' infatti lo vediamo, le cose ci stancano. C'è questa differenza fondamentale. Torniamo a noi, io ho fatto anche una diretta con Giorgio Cerquetti in cui ho raccolto anche poi a seguito alcune domande. Tra le domande che mi sono arrivate c'è il mi puoi spiegare bene questa faccenda del karma? E io rigiro a te perché tu la sai spiegare sicuramente bene. Si sente tanto parlare ma spieghiamola bene. La faccenda del karma, io ci ho scritto diversi saggi, uno è proprio un libricino, non so se l'avevamo detto anche l'altra volta, che cos'è il karma? Io lì ho veramente cercato di mettere tutto in poche pagine, cioè se uno dopo se lo vuole studiare invito a leggersi il saggio che cos'è il karma. Dirlo adesso, ripeto, si potrebbero fare seminari per spiegare cos'è il karma, posso dirlo con due immagini,
chiunque, anche un bambino, così lo capisce che cos'è il karma. O quello di dare le testate a un muro, se tu dai delle testate a un muro ti fai male alla testa, quello è il karma. Se tu non vuoi il mal di testa devi smettere di dare le testate al muro. Oppure se tu vuoi pomodori e vuoi mangiare quel tipo di ortaggio, devi piantare, mettere i semi del pomodoro. Se io pianto il grano non posso aspettarmi il pomodoro. Quindi in realtà tutta la scienza del karma, che questa civiltà ha completamente perso, perché la nostra civiltà, perché è tutto a rotoli? Perché noi siamo, e questo è tipico del Kali Yuga, come uno che coltiva le zucchine, però si aspetta appunto i pomodori e non lo avrai mai. Se tu vuoi pomodori devi coltivare i pomodori. E questo come si fa? No? In maniera poi più complessa, bisogna avere la conoscenza. Per questo ci sono i Veda. Tutta la letteratura vedica serve per dare all'umanità la conoscenza su come fare un karma positivo, nel senso che noi possiamo stare bene, non soffrire in questo universo, perché non è detto che per forza dobbiamo soffrire, non sta scritto da nessuna parte, soffre chi è ignorante, cioè l'ignoranza ti porta al dolore, e anche lì è un insegnamento, perché il dolore ti dice guarda che stai seminando una cosa non corretta, forse è meglio che guardi meglio i semi che stai mettendo, e poi di trascendere anche il karma, perché il karma dopo lo trascendi, però molti vorrebbero trascenderlo subito. Ecco, io appartengo più a una scuola che dice che prima di andare oltre il karma devi essere un maestro del karma. È un po' come la scuola, non puoi dire io faccio subito l'università, no, tu prima devi aver fatto bene l'asilo, elementari, le medie, le superiori, dopo vediamo, dopo magari fai l'università, però prima devi far bene quelle prima. Il karma è un po' così. Molto collegato alla reincarnazione, e quindi dà questo Certo, senso di, certo, di certo. Ma continuità. sai perché? Perché una sola vita non ce la fai a capirlo. Cioè, come fai in una vita, parliamoci chiaro, una vita poi nel Kali Yuga dove dura veramente pochissimo, perché poi le persone pensano che la vita umana sia sempre stata così breve, ma in realtà la vita umana in altre ere durava molto di più. Adesso se arrivi 80, 90 anni, 100, già dicono 100 anni, capirai. Cioè, un mio amico in India aveva conosciuto uno yogi, ripeto, qualche decennio fa ci aveva parlato, questo aveva raggiunto 300 anni, e questo è documentato. Molti possono essere scettici, ma in realtà in quel villaggio gli anziani da bambini si ricordano ancora di questo, quando loro erano bambini quello ci aveva sempre sui 50 anni, era riuscito a bloccare l'invecchiamento con certe tecniche di yoga. Ma questo non è così strano se noi andiamo oltre il materialismo, perché in realtà le siddhi, questi poteri mistici, ti ricordi, ne abbiamo parlato nell'altra puntata, questi poteri mistici in India ne trovi tanti, ne trovi come quello che non mangia da 80 anni, e così ci sono anche quelli che vivono 200-300 anni, e noi in 80 anni cosa vuoi che possiamo fare? 80 anni volano, e quindi ci vogliono tante vite per iniziare a capire qualcosina, e quindi ci vuole karma e reincarnazione, vanno sempre insieme. Mi sta piacendo un sacco questa puntata perché con te ormai hai i ritmi più televisivi dei nostri, andiamo velocissimi, stiamo aprendo dei mondi, però voglio cogliere anche un sunto, cioè uno spunto che mi è arrivato come commento sull'altra nostra puntata che vi invito nuovamente ad andare a cercare, in cui ha colpito anche un po' il discorso del vegetarianesimo, e ci metto, ma io è difficile, sono ingrassata, ma io se non mangio la carne, e io quindi, poi adesso lascerò la parola a te sul vegetarianesimo, perché in realtà questa puntata, così come l'altra, non è in contrasto con quello che è venuto fuori con il professor Cianti, di cui abbiamo parlato, perché anche togliendo la carne, che è un discorso etico, si può, con la giusta alimentazione, ci sono dei culturisti indiani, fino a qualche anno fa uno dei 10, dei 20 uomini più muscolosi al mondo era vegano, e andiamo a prendere anche Mike Tyson, così come anche tanti pugili che io conosco, sono vegetariani, ma ecco, mi sembra che la forza non gli manchi. No, perché in realtà l'essere umano non ha bisogno di proteine animali. Questo ormai qualsiasi nutrizionista lo sa. Io ho vari amici biologi e nutrizionisti, e la maggior parte di loro sono poi vegani, mettono proprio in pratica per motivi etici, ecologici e di salute. Quello che a me interessa, al di là anche di questi motivi, che sono motivi importanti, però soprattutto il motivo, diciamo, di consapevolezza, perché come diceva anche il Buddha, mangiando gli animali tu non riesci a sviluppare la compassione. Questo diceva il Buddha in un sutra bellissimo, il Surangama Sutra. E quindi, e questo c'è anche nello yoga, c'è nella Himsa dello yoga, una delle varie regole per praticare bene lo yoga è la non violenza. Gandhi stesso diceva io ho
ho veramente avuto grandi benefici spirituali, mentali nello smettere appunto di nutrirmi degli animali, anche perché l'essere umano ne può fare a meno. Il problema qual è? Il problema è la società, il condizionamento plurisecolare, familiare che tutti noi, anch'io ho subito, e quello per liberartene, perché ci sono i guna dietro, soprattutto il tamas, lì ci vuole la pratica. Se tu pratichi mantra, ne parlavo l'altra volta, lo ripeto tranquillamente, il mio caso è stato spontaneamente con la pratica abbastanza regolare dei mantra, io a un certo punto non riuscivo più a mangiarla. Quindi c'è proprio un rigetto, cioè alla fine è la coscienza che ti dice quello che è meglio per te. Quindi non è che uno deve imporsi perché l'ha detto qualcun altro, non funzionerà mai questa cosa. E quindi Krishna stesso non impone nulla, lui è il re del fascino e chi ha fascino non deve imporre, se no vuol dire che non è affascinante, no? Se io ti obbligo vuol dire che non ti piaccio molto se ti devo obbligare. Invece se io sono uno affascinante è attraverso il fascino che tu molli il resto, Sì. spontaneamente. E questo è il consiglio che do a chi magari è vegetariano come me, di non forzare gli altri e lasciarli fare. Non tutti arrivano No, allo stesso punto, nello stesso momento e magari per altri il percorso è decisamente diverso, quindi ognuno deve ci vuole fare tempo. libero arbitrio. A Ma volte, a volte si possono volere vite per diventare anche vegani, vegetariani, ci possono volere anche diverse vite, non è detto, dipende, come dicevi tu, dal percorso individuale che giustamente stavi dicendo. ultima domanda, così diamo anche un chiarimento, perché spesso con Giorgio Cerquetti ci salutiamo Sì, con l'Hare Krishna e quindi spieghiamo vabbè. anche questo saluto dell'Hare Krishna a chi magari rimane un po' colpito quando saluto alcuni miei relatori o amici in questo modo. Sì, allora, perché Hare Krishna è l'inizio di un mantra, perché poi il mantra completo è più lungo, perché è Hare Krishna, poi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, che poi in realtà sono tre nomi, Hare, Krishna e Rama. Hare è la Shakti, è Radharani, è il divino femminile, Krishna è il divino maschile, Rama potrebbe essere sia il Rama, l'Avatara, oppure secondo alcuni è l'estasi, il piacere, il godimento divino che unisce Radha e Krishna. E quindi è un mantra chiamato Maha Mantra, perché si trova nei Purana, si trova nelle Upanishad, è molto consigliato nel Kali Yuga. Brahma, prima parlavamo appunto di Brahma, Brahma consiglia a Narada Muni, uno dei più grandi mistici di questo universo, che nel Kali Yuga per liberarsi, cioè per svegliarsi spiritualmente, recitare questo mantra è molto, diciamo, consigliato. Se vuoi fare velocemente, canta questo mantra, che non è difficile perché lo puoi cantare con varie musiche, anche danzando, e tutte le tradizioni indiane cantano questo mantra. E quindi sostanzialmente è questo, quando tu dici Hare Krishna, aiuti te stesso, ma anche la persona che sente questo mantra, che è potentissimo. Bene, negli ultimi 2 minuti non ci rimane che intanto ringraziarti per essere stato insieme a noi, Valentino, come sempre Grazie a un te, grande. grazie a voi. Aspetto poi fisicamente il tuo libro e voglio assolutamente con una tua dedica, Sì, spero di incontrarti sì. presto Lo appena si speriamo, potrà. io non vedo l'ora di venire da voi e portarti una copia con dedica. Fantastico. E abbiamo anche risposto a tutti coloro che dicono: Ma a me l'India affascina, ma da dove posso partire? E quindi oggi l'abbiamo spiegato: l'Atlante del pensiero orientale più tutti i libri di Valentino Bellucci. E anche questa puntata, secondo me, ha dato un po'. Abbiamo toccato di tutto un po' su questo mondo. E direi che può essere un ottimo inizio per chi si sta approcciando a queste tematiche. Speriamo. Ti Grazie Valentino ringrazio, ti Bellucci. ringrazio. Hare Krishna, ciao. Hare Krishna sempre, grazie a voi per averci seguito. Ne ho citate anche qualcuna, guardate anche le puntate precedenti perché il filo conduttore comune c'è sempre, cercate, facciamo finta che su tutti i social, cercate anche Valentino Bellucci perché è veramente un professore che si può avere a tutte le età. Un abbraccio grande, grazie per averci seguito, andiamo in sigla, appuntamento alla prossima puntata.